Parliamo ancora di imperativo, ma oggi parliamo di una cosa di cui non parlano in molti. Sappiamo che l'imperativo è un modo usato per ordinare, per invitare qualcuno a fare qualcosa o in generale per esortare qualcuno. È quindi un modo verbale abbastanza diretto. In italiano molto spesso, e sottolineo molto spesso, usiamo delle piccole paroline insieme all'imperativo, delle parole che hanno l'obiettivo di attenuare e addolcire questo modo verbale, per attenuare l'ordine o per intensificarlo, per rafforzarlo. Sto parlando di parole come pure, prego, dai, su, forza. Ed è di queste paroline che parliamo oggi. Cominciamo con queste due parole, prego e pure. Guarda questa frase. Parla, ti ascolto. Va benissimo. È una frase con un verbo all'imperativo e è naturale, molto usata. Però io potrei usare questa forma. Parla pure, ti ascolto. Noti che la frase risulta più accogliente, ancora più cordiale. Quindi la parola pure è usata per incoraggiare dolcemente la persona a fare qualcosa. È come dire parla senza problemi, ti ascolto. Buongiorno, entrate. Va benissimo, ma molto spesso sentirai dire buongiorno, entrate pure. È come dire entrate senza problemi, siete i benvenuti. Stiamo incoraggiando dolcemente e educatamente le persone ad entrare. Si tratta di un comando e di un invito meno diretti. Ho fatto una torta, mangiala pure. Puoi usarlo quando vuoi in accompagnamento a un verbo all'imperativo. Mangia pure, parla pure, entrate pure. Prego ha la stessa funzione di pure, ma generalmente è usato in situazioni più formali. Io lo uso in situazioni più formali o comunque con persone che non conosco bene. Prego signora, si sieda. Sto invitando una persona a sedersi. Quindi uso l'imperativo formale, si sieda, e la invito gentilmente e cordialmente. Prego, si sieda. Prego, accomodatevi. Sto invitando quelle persone in modo accogliente. Molto spesso in italiano combiniamo le parole pure e prego. Prego, entrate pure. Prego, signori, bevete pure quello che volete. Vedi come li ho combinati? E queste frasi sono assolutamente comuni e naturali in italiano. Usiamo prego e pure per incoraggiare una persona in modo gentile e accogliente. Prova a usare queste parole quando parli italiano e vedrai che risulterai sempre più naturale. Abbiamo visto le parole prego e pure. Ci sono altre paroline molto piccole in italiano che sono usate in accompagnamento all'imperativo. La loro funzione può cambiare leggermente in base al tono che usiamo. Sto parlando delle parole dai, forza, su, che sono tipiche parole che usiamo per esortare qualcuno a fare qualcosa. E la loro funzione può essere quella di rafforzare l'esortazione e rendere l'esortazione ancora più diretta, oppure possono essere usate per attenuare e addolcire l'esortazione. Dipende dal tono che usiamo. Prendiamo una frase normale all'imperativo. Dimmi cos'è successo. Questa è una normale frase con un verbo all'imperativo. Io potrei dire, dai, dimmi cos'è successo.
In questo caso sto intensificando, sto esortando ancora di più la persona a parlare. Dai, dimmi cos'è successo. Forza, vieni qui. Su, alzati, è tardi. Su, vestitevi e uscite. Queste tre parole, che sono intercambiabili, io potrei usare qualsiasi di queste tre parole, servono quindi per rendere l'esortazione più forte e più diretta. Le stesse parole possono essere usate invece in modo più accogliente, in modo simile a prego e pure. Guarda questi esempi. Dai, non ti preoccupare, troveremo una soluzione. Sto incoraggiando la persona a fare qualcosa, ma non è un'esortazione forte e diretta. Sto esortando dolcemente quella persona. Dai, non ti preoccupare, troveremo una soluzione. Su, bevi un bicchiere d'acqua, vedrai che ti sentirai meglio. Puoi quindi notare che dai, su, forza sono usati per incoraggiare una persona a fare qualcosa, ma il tono rende l'esortazione più o meno diretta. Spero che questo video ti sia stato utile. Ti ricordo che si tratta di parole molto usate in italiano. Quindi prova a integrarle nel tuo italiano e a usarle sempre di più. Ti ricordo anche che la spiegazione di questo video è presente in formato PDF sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano. Qui troverai il video con il PDF, potrai fare anche delle frasi e degli esercizi per integrare sempre di più queste parole. Su Patreon inoltre troverai le trascrizioni di tutti gli episodi del podcast con il vocabolario più importante usato in contesto e faremo anche delle dirette insieme per esercitarci nella comprensione orale, nella memorizzazione del vocabolario. Faremo altri quiz e tante attività insieme. Grazie per essere stato o per essere stata qui con me anche oggi. Ci vediamo molto presto.